E bentornati a Visioni qui da CIMAC Tannitech. Siamo con un ospite del mondo delle certificazioni perché abbiamo Sabrina Frontini, direttore di ICEC, Istituto di Certificazione Conciaria, quindi la persona più adatta per parlare di questo aspetto che è un aspetto fondamentale soprattutto con i nuovi temi della sostenibilità e della tracciabilità. Innanzitutto Sabrina, parliamo di ICEC, un istituto ormai credo abbia quasi 30 anni di attività alle spalle. Esatto, ha quasi 30 anni di esperienza perché è stato fondato nel 1996, specializzato solo nell'area pelle. Area pelle però per noi non si intende solo concerie, ma si intende tutto il mondo che ruota intorno alla pelle, quindi anche i brand, anche i terzisti, anche le aziende chimiche e anche i produttori di macchine, tanto è vero che collaboriamo anche con Assomac. Certo, partiamo dai temi attuali che sono quelli per arrivare agli obiettivi 2030, quindi comunque tutti i temi che sono anche nell'agenda dell'Unione Europea, la tracciabilità, la sostenibilità, la responsabilità del produttore. Voi come istituto come vi state organizzando e che tipo di offerte state proponendo alle concerie e a coloro che vogliono certificarsi? Allora, come abbiamo detto prima, l'istituto ha 30 anni di vita, io ne ho 25 in ICEC e quindi da quando sono partita io c'erano due temi che erano qualità e ambiente. Adesso chiaramente il livello e la qualità dei servizi è ampliato molto, si parla un po' di tutte le tematiche a cui le case moda sono interessate rispetto alla qualifica dei fornitori. Quindi alla qualità e all'ambiente si aggiungono anche le tematiche di responsabilità sociale, molto importante soprattutto nella filiera della moda, e le tematiche anche della tracciabilità sicuramente. Un po' perché la clientela ha sempre chiesto alle aziende di mappare e tracciare la propria supply chain, tracciare e mappare le pelli anche in termini di origine. E sicuramente adesso abbiamo anche degli obblighi in più aggiunti da ciò che è obbligatorio fare, che sarà obbligatorio fare. Parlo di EUDR, quindi il regolamento di deforestazione che entrerà in vigore dopo il posticipo di un anno alla fine del 2025, quindi si sommano aspetti volontari che sono sempre stati trattati dalle certificazioni con aspetti invece che diventano anche obbligatori. Quindi EUDR o altre tematiche legate al Digital Product Passport o altre direttive che ci impongono di lavorare in un certo modo. Tutto questo dal tuo punto di vista per le aziende è un peso, un onere o anche un vantaggio competitivo può diventare? Attualmente credo in modo molto sincero che sia entrambe le cose, perché se ben sfruttata la certificazione non può che essere un vantaggio competitivo. Attualmente, data la quantità di richieste di qualifica della supply chain non sempre allineate, spesso le certificazioni si sovrappongono sullo stesso tema e questo comporta un aumento incredibile di costi e di tempi da parte delle aziende per poter assolvere a tutte le richieste. In questo senso noi cerchiamo di lavorare nelle commissioni normative per allineare gli standard, parliamo anche con i nostri competitor per cercare di semplificare gli audit e di riconoscerci in modo reciproco. Talvolta questo non è sufficiente perché comunque ci sono anche altre tipologie di verifiche che non sono di terzo tipo ma di secondo tipo o comunque in autodichiarazione che si sovrappongono e alimentano tutto questo mondo del controllo. Arriviamo un po' a monte della filiera, cioè quindi alle aziende che espongono qui i macchinari e la stessa poi CIMAC Tannitech, quindi Assomac. Per queste aziende che tipo di necessità ci sono e cosa state proponendo? Io credo che il tema della sostenibilità sia un qualcosa che accomuna tutti, è un minimo comune denominatore per tutti, quindi anche per chi fa produzioni di macchine, tanto è vero che lo stesso Assomac ci ha coinvolto nella promozione del proprio marchio, che comunque ha delle fondamenta di sostenibilità, ha dei programmi comunque di sviluppo legati sia alla normazione che alla divulgazione, quindi delle cose che ci accomunano con loro. Perciò stiamo lavorando insieme per questi tipi di sviluppi e promozione dei marchi, ma anche di attività che i loro associati e i produttori quindi di macchine possono fare in termini di certificazione. Ci sono sicuramente degli standard che tutte le aziende possono applicare, a partire dagli standard ISO 9014, 45000, quindi qualità, ambiente e sicurezza che tutte le aziende possono fare, a cose più specifiche che si possono applicare per valorizzare magari del made in o piuttosto che dei particolari processi o efficienze di produzione di macchine
che assolutamente si possono valorizzare attraverso le certificazioni, e con Assomac ci stiamo ragionando. Quindi uno sguardo di filiera per una valorizzazione della filiera stessa, ed è la direzione in cui il mercato sta andando oggi, grazie anche, diciamo, al rispetto dei parametri, degli standard fissati. Aggiungo una cosa: quando noi andiamo a misurare le performance in conceria, per esempio ambientali, è chiaro che metà dell'opera viene fatto dai macchinari, ok? Quindi se voglio misurare delle performance non posso escludere un miglioramento anche delle tecnologie con cui si realizza il prodotto. Ecco perché assolutamente bisogna integrarsi col mondo della produzione dei macchinari e non dissociarsi, per avere un risultato finale migliorato in termini complessivi. Grazie Sabrina Frontini, con cui ci vedremo l'anno prossimo per il 30° anniversario di ICEC dalla Fondazione, evidentemente, e a tra poco col prossimo ospite.